Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, anche ascendente Gemelli, anche Luna e Venere in Gemelli. Vediamo questo mese di luglio 2026. Se avete già fatto il rituale del portale di luglio 2026, allora questo video sarà il suo proseguimento naturale. Se non l'avete ancora fatto, ti consiglio di recuperarlo perché ti aiuterà a comprendere ancora più profondamente questa lettura. Stiamo facendo delle letture di co-creazione col tuo destino, quindi incisive, efficaci al 100%, seguendo la logica divina dello sciamanesimo e della tarologia immaginale. Ok? Allora, partiamo con l'energia generale. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità, visione e co-creazione consapevole. Energia generale del mese. Cosa si muove nel tuo mese di luglio e quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita? Mettiamo 3 carte di tarocchi. Mettiamo 1, 2 e 3 e poi mettiamo una carta degli oracoli. Cosa si muove nel tuo mese, quali energie possono manifestarsi? Allora, Gemelli, luglio, 10 di denari, carta favolosa, qua vedo armonia, stabilità, eredità spirituale, eredità materiale, realizzazione. 7 di bastoni, come se dovessi difendere qualche verità. Wow, la sciamana, lo sciamano. Allora, tu hai la possibilità in questo mese di creare qualcosa di stupendo. Chi è lo sciamano? È lo psicopompo, colui che è morto e risorto, è il mago, terzo chakra. La magia è l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà, il mago, lo sciamano. Allora qua c'è un 7 di bastoni, è come se ti vedo difendere quello che per te significa stabilità, quello in cui credi, e realizzarla. Vediamo l'oracolo? Ah, ok, la vittima. Allora, è possibile che ci sia qualche giorno del mese, cioè secondo me a metà mese, che possono sorgere degli impedimenti alla realizzazione di quello che per te significa solidità, stabilità, denaro, materia, prosperità, eredità spirituale, eredità materiale. L'archetipo della vittima è colei o colui che subisce gli eventi. Il mago, lo sciamano, è colui che li crea. Ecco perché stiamo facendo delle letture d'approccio sciamanico immaginale forte, potente, per farti cooperare col tuo destino, affinché il tuo destino sia creato da te consapevolmente e non inconsapevolmente da renderti vittima. Qua c'è un potenziale enorme. Io qua vedo una cosa sola, sai? Cioè, luglio ti chiede di smettere di disperdere il tuo potere. Cioè, luglio è il mese in cui ti ricordi quanto sei potente. Perché il 10 denari è una carta pazzesca, abbondanza, stabilità, eredità interiore, di qualcosa che veramente può consolidarsi nella tua vita. Di una prosperità qua che non riguarda solo il denaro, ma anche i tuoi talenti, le tue relazioni, il tuo modo di vivere nel mondo. E questo 7 di bastoni è la carta più importante secondo me, perché ti dice difendi ciò che senti essere vero per te. Non nel senso di entrare nel conflitto, ma nel senso di non abbandonarti, perché forse luglio ti metterà davanti a delle situazioni in cui sarai chiamata o chiamato a dire senti, questo non mi rappresenta più, oppure senti, questa cosa non mi appartiene più. E la carta del mago e lo sciamano è pazzesca, perché luglio ti dice ricordati che sei una creatrice, un creatore della tua realtà, hai gli strumenti, hai le intuizioni, hai le parole giuste, hai i talenti, hai una capacità enorme di trasformare le cose, gli effetti del tuo destino, ma ad una condizione: devi smettere di dimenticartelo. Ecco perché arriva la carta della vittima, perché
è un invito alla consapevolezza, cioè non lasciare che gli eventi decidano chi sei e nemmeno permettere che siano le aspettative degli altri a definire il tuo valore. Perché luglio ti dice di uscire dal ruolo di chi subisce, la vittima, e tornare nel ruolo di chi collabora con la vita, co-crea la vita. Perché gli eventi non arrivano contro di te, gli eventi sono messaggeri, sono portatori di emozioni, sono gli dei che vengono a incontrarti, a bussarti. Allora ti chiedo, in quale ambito della tua vita stai ancora consegnando il tuo potere a qualcosa o a qualcuno fuori di te? Perché luglio non ti chiede di diventare più forte, ma di ricordarti chi sei, Samasati, Samasati, pronuncia sempre il mantra Samasati, Samasati, che viene reso con l'espressione ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Allora la tua magia, il tuo atto sciamanico in questo mese non nasce quando il mondo cambia, perché il mondo non cambia, cambi tu e quindi cambia anche il mondo. Nasce quando smetterai di considerarti una spettatrice, uno spettatore passivo della tua vita e torni a essere la creatrice. Quindi luglio ti chiede di accorgerti che le possibilità ce le hai tra le mani, ok? Vediamo un po' qual è a questo punto il tema evolutivo del mese. Usciamo quindi proprio dalle previsioni canoniche ed entriamo nella cooperazione con il destino. Che cosa desidera nascere attraverso di te in questo mese? Qual è il potenziale che sta cercando di emergere con quella sciamana sciamano? Il 9 di bastoni, non arrenderti. Il guerriero, non arrenderti e fai creativamente con il matto, agisci in modo creativo, agisci oltre te stessa o te stesso in modo creativo. E allora abbiamo il matto e il mago. Chi sta facendo con me il viaggio erotico negli arcani, che è il corso che trovi qui sul canale completamente gratuito, mi raccomando fatelo spesso, perché ti fa realizzare questa prosperità qui. Stiamo facendo delle letture di cooperazione, non di resa passiva, va bene? Allora, il tuo potenziale è quello di... Il potenziale che vuole emergere, avere fede negli eventi, avendo fede in ciò che in quello che ti arriva. Lanciati, non smettere, continua, non arrenderti, ti dicono le carte. Vediamo ancora in merito a questo lancio, qual è il potenziale di questo lancio. Sì, guarda, il mago è uscito. Allora tu ti sconvolgerai in questo mese se segui questi passi, va bene? Se fai il rituale anche del portale di luglio, o se fai il mago, il mago sciamano e il matto, il rituale erotico, cioè basta che tu convinci l'anima a mezzo del rito, il subconscio si suggestiona con il rito, altrimenti rimangono concetti e buonanotte. Quindi hai la capacità di trasformare tutto. Quando penserai di doverti conformare a certi modelli, là arriva l'opportunità. No, questo non mi appartiene più. Qua dice andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso, della formalità, delle condotte prestabilite. Vuole uscire il potenziale che va al di là del luogo comune, in tutti gli ambiti. Quindi hai attraversato tante prove, lo so. E quindi è come se stessi in allerta. E una parte di te dice è meglio restare, non abbassare la guardia. Però luglio ti dice quello che ti arriva è per te. Perché? Perché poi arriva il matto, che è una carta di leggerezza, di libertà, al di là delle condotte prestabilite, no? Non devi sapere tutto per iniziare, vai, inizia. E andare al di là delle convenzioni, qua, dell'eccesso di formalità. Luglio ti sta chiedendo di smettere di vivere secondo il luogo comune, cioè il copione che hai sempre seguito, perché c'è una parte di te che desidera essere spontanea, libera, creativa, vera. E sto parlando di smettere di tradirti qua, perché il vero potenziale che desidera nascere attraverso di te è la libertà di essere te stessa o te stesso senza dover chiedere il permesso a nessuno. Il matto è fiducia, non è incoscienza, è l'anima tua che per un momento smette di ascoltare la paura e torna ad ascoltare la vita. Quindi ti faccio questa domanda: qual è la parte di te che desidera finalmente vivere al di là di ciò che è sempre stato previsto? Luglio ti chiede di alleggerirti
E questo fa una differenza enorme, perché il tuo potenziale non nascerà quando sarai perfetta o perfetto, nasce quando hai il coraggio di essere autentica o autentico. Luglio ti chiede di smettere di trattenere quello che sei e che sei sempre stata. Dalla stanchezza alla leggerezza, dalla prudenza alla fiducia, dalle convenzioni alla libertà, dal controllo alla spontaneità, dalla sopravvivenza alla gioia di ricominciare. Mi spiego? Vediamo adesso lavoro, denaro, missione. Andiamo a vedere cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Il lavoro non è solo quello stipendiato, lo dico sempre, ma è dove metti tua energia nel quotidiano e che dove metti energia ha a che fare con la tua missione. E poi il denaro invece è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Allora andiamo a mettere 3 tarocchi, abbiamo il 5 di coppe, il paggio di bastoni. Wow, ci picchia la morte. Aspetta, metto l'oracolo e poi te le narro. La porta è aperta. Le intenzioni pure possono aprire le porte nell'universo, possono aprire porte nell'universo, le intenzioni pure, questa autenticità, e fare possibile ciò che sembra impossibile. Credere profondamente nella bontà e osserva come succede la magia. Fatevi la cosa del mago, ragazzi miei, ragazzi del matto. Allora, del mago e del matto. Sai che succede qua a luglio? Tu smetti di guardare ciò che è andato perduto, ciò che si è chiuso, e inizi ad accorgerti di ciò che si sta aprendo. Questa carta non mi parla di tristezza solo, mi parla della tendenza a rimanere con lo sguardo rivolto verso ciò che non ha funzionato, vedi? Verso l'occasione perduta, se avessi, se potessi, verso un ritardo, verso qualcosa che avresti voluto diverso. Ma luglio ti dice non fermarti davanti a ciò che non è andato come immaginavi, perché subito dopo c'è il paggio di bastoni, che è una carta potentissima. Mi parla di entusiasmo, di nuove idee, di nuove proposte che arrivano, di un progetto che vuole nascere, di un fuoco che comincia ad ardere. E qua avviene la vera trasformazione, perché parla la morte di una pelle che non ti appartiene più. Potrebbe essere un modo di lavorare troppo stressante, troppo carico di responsabilità anche non tue, forse di un'identità, un'abitudine, o forse il bisogno di ottenere continuamente le conferme, no, dagli altri. Ecco, luglio ti dice, quello che stai lasciando andare non è una perdita, è una liberazione. La porta è aperta, le intenzioni pure aprono porte di tutti i tipi, devi credere nella bontà dell'universo e osserva come succede la magia. Cioè, qui sento una cosa molto forte, forse una parte di te si è abituata a pensare devo fare tutto da sola, da solo, però a luglio sembra dirti questo, no, devi collaborare con la vita, perché la tua missione non nasce dalla fatica, nasce dall'allineamento. Ricordati la grande formula psichica. La suprema condotta è assenza di sforzo, non significa che non ti devi impegnare, ma assenza di sforzo. Quindi la tua missione nasce quando smetti di lottare contro ciò che sta già cercando di raggiungerti. E cos'è che vuole raggiungerti? Un nuovo progetto c'è qua, o una nuova idea creativa, o una collaborazione, oppure una decisione professionale importante, o la chiusura di una fase che non ti rappresenta più. Cioè, non lasciare che una delusione del passato ti impedisca di attraversare la porta che si sta aprendo ed è aperta proprio adesso. Cioè, qual è questa vecchia storia che stai ancora guardando che è andata male? Mentre la vita qua ti sta già mostrando una nuova direzione. Perché a luglio non ti dice di sforzarti, ti dice di avere fiducia. E questa è una differenza enorme. Cioè, la prosperità qua non arriverà quando tutto sarà perfetto. Arriva quando avrai il coraggio di attraversare la porta che la vita ha già aperto per te. Cioè, luglio non ti chiede di trovare una nuova strada, ti chiede di smettere di guardare quella che hai già percorso. È il filo invisibile che sto vedendo questo in tutto il tuo percorso, dalla vittima allo sciamano, dalla stanchezza alla leggerezza, dalle convenzioni alla libertà.
dalla delusione alla fiducia e dalle porte chiuse alle porte che l'universo sta già spalancando davanti a te. Mi spiego? Ok. Vediamo qual è l'ombra del mese. Ci mettiamo una carta dei tarocchi e una carta oracolo. Qual è l'emozione che sta cercando di bussarti alla porta, con cui allearti? La forza con cui allearti, qual è? La fede, la stella, la fede, la fede. Abbi fede anche se le cose sembrano più pesanti, perché arriva una lotta qua funzionale a questa realizzazione. Fammi mettere una carta oracolo. La fede, la fede, la fede. Fammi mettere i Sefirion. L'ombra del mese, perché la stella mi parla della mancanza di fiducia, la mancanza di fede, la perdita delle speranze, no? Qual è l'ombra ancora con questo oracolo? Allora, Ignis, forza indomita, volontà femminile. La tua parte femminile è immune alla mancanza di fede, cioè ha fede da vendere. Quindi se fate le pratiche, ragazze mie e ragazzi, se vi alleate agli eventi, ma basta che fate anche il rituale dei 7 giorni di luglio qua, esplodete qua a luglio, perché la forza indomita c'è già, ok? Perché qua, oltre alla mancanza di fede, che non è mancanza di fede perché c'è chi fa un progetto creativo, o qualsiasi progetto state facendo, la stella è anche la paura di brillare davvero. Questa forza mi conferma sta cosa. Cioè luglio ti chiederà di smettere di ridimensionarti, devi smettere di ridimensionarti. Qua tu hai desideri profondi. Ma quando compare in questa posizione è come se mi dicesse smetti di nascondere la tua luce per non disturbare quella degli altri. Mi spiego? E questa è un'ombra molto sottile, perché a volte non ce ne accorgiamo, lo facciamo per abitudine, per adattamento, per prudenza, per non deludere nessuno. Ma luglio ti dice non sei nata o non sei nato per rimpicciolirti. E poi sto drago rosso ne vogliamo parlare, forza indomita. Cioè dentro di te c'è un fuoco che non è venuto qua per distruggere, è venuto per creare. Cioè questa non è una forza da controllare, è una dea con cui allearti, è una presenza che ti invita a ricordare chi sei, perché il fuoco mica è aggressività, è il fuoco del dumo, è il fuoco della vitalità, del desiderio. Allora luglio ti dice smetti di chiedere il permesso per esistere. La tua sensibilità non è una fragilità, è il tuo motore creativo, perché magari per troppo tempo tu hai pensato di dover scegliere, no? Tra la dolcezza e la determinazione, tra la leggerezza e l'autorevolezza, tra il cuore e il potere, però Luglio ti dice tutto l'opposto. Puoi essere entrambe le cose. Quindi ti chiedo, ma qual è quest'ambito della tua vita dove stai ancora trattenendo la tua luce, la tua voce? Devi smettere di trattenere questa forza. La tua luce non è un privilegio da meritare, qua mi dicono, è proprio un dono da condividere. Cioè, tu hai già il tuo posto nel mondo. Allora Luglio ti chiede di smettere di abbandonare quel posto che già hai. Ogni volta che inizi a brillare ti senti meno, no, no, e mi nascondo. Ok? Qua tu vai dalla paura di brillare alla volontà indomita di essere pienamente te stessa o te stesso. Mamma che stesa, bellissima. Vediamo un po' cosa ti dice l'amante mistico con gli oracoli dello sciamano. Mettiamo un oracolo di questi e la dea. L'amante mistico che è il tuo spirito guida. Smettila di non brillare. Qua c'è il vento domato. Questo è il mese in cui si attuerà un cambiamento epocale per te. Il vento domato è la purificazione di tutti i limiti che hai in merito al fatto della paura di brillare. Cambiamento, sei guidato e sostenuto da lui, dall'amante mistico, dallo spirito guida.
o sposa invisibile, chiamala come vuoi. Va bene? La morte e la magia. E qua ti dico di fare il rituale di morte e rinascita, oltre a quello del mago, a quello del matto e al rituale dei 7 giorni. Perché la morte implica la dissoluzione di una vecchia identità che si vittimizza o che vittimizza gli altri o che si vittimizza, e la magia è l'arte di operare cambiamenti con la forza di volontà. Quindi ti attivi nella pratica, perché la mente, come vi insegno sempre, scusami, l'anima non registra concetti, non registra concetti, quello che ti leggo, registra gesti. Allora quando tu metti il corpo, anche dall'accendere la candela con quel rituale, a fare quella cosa, allora l'anima capisce e allora ti indirizza in questo potenziale e puoi cooperare col tuo destino. L'amante mistico ti sta dicendo di seguire le pratiche in merito alla realizzazione del tuo destino, perché questo è il mese in cui tu esplodi nella bellezza di chi sei. Ok? Vediamo qual è l'atteggiamento interiore, la disposizione interiore che ti permetterà di collaborare con quello che Luglio desidera far nascere dentro di te. La voce interiore devi seguire perché è molto forte, solo la voce interiore. E... Guardo in faccia le mie paure interiori e scopro la mia voce interiore. La mia intuizione mi guida per il cammino della luce. Devi seguire solo la voce interiore, che è l'istinto risvegliato. E quando fai le pratiche questo va subito, lo sanno ormai migliaia di voi. Io lo dico soprattutto per le ragazze nuove e lo ribadisco perché vedo i successi quotidiani che avete. Ok. Adesso andiamo a vedere sull'amore, cosa potrebbe manifestarsi nell'amore, quale relazione desidera evolvere attraverso di te. Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore a luglio, gemelli? Qua tu te ne vai da un vecchio modo di amare, c'è l'8 di coppe, un allontanamento emotivo da vecchi ruoli, vecchi concetti, vecchi modi di essere. 4 di coppe, rifiuti ciò che non ti appartiene proprio più, dici dei bei no, è molto emotivo, molto emozionale. E poi qua ci sei tu, gli amanti, qua ci sei tu, qua tu farai la vera scelta del cuore che non è condizionabile, non è condizionata. Aspetta, metto l'altra carta oracolo e poi ti faccio la narrazione completa. Amore, luglio, gemelli, sorprese, ci sarà una sorpresa, Allora, tendenzialmente io qua vedo un amore che arriva dopo un grande alleggerimento interiore, perché il filo invisibile di tutta la tua lettura fino a questo momento è sempre lo stesso, cioè lasciare andare ciò che pesa per poter ricevere qualcosa di nuovo. Quindi la prima cosa che sento di dirti è questa, che luglio può essere il mese in cui il tuo cuore smette di aspettare ciò che non arriva e si apre finalmente a ciò che desidera davvero raggiungerti, ok? Smetti di aspettare quello che non arriva, il tuo cuore si apre verso quello che c'è già per te. E l'8 di coppe mi parla di un allontanamento, non necessariamente da una persona, a volte è un allontanamento da un modo di amare che non ti appartiene più, e lo dice tutta la lettura questo. Forse stai lasciando andare una vecchia delusione, o forse una speranza che hai tenuto in vita troppo tempo, o forse un'abitudine emotiva che ti stava prosciugando energia. L'abitudine di fare sempre le stesse cose, magari sai quando magari si sta in relazione dopo tanto tempo, ci si chiama alla stessa ora, c'è quelle cose lì, faccio un esempio banale per intenderci. E infatti il 4 di coppe mi dice smetti di rimanere bloccato nell'attesa. Cioè, 4 di coppe mi parla del tuo cuore che per proteggersi potrebbe non vedere anche nuove possibilità che sono in arrivo. Come se una parte di te dicesse: e se andasse di nuovo come prima, se mi succedono le stesse cose di prima? Non è più come prima, ti dice luglio. Perché ci sono gli amanti, è una carta stupenda, che non mi parla solo dell'amore romantico, gli amanti, no. Mi parla di una scelta, di incontro, di allineamento, di una relazione che nasce quando tu, per prima, scegli te stessa. Cioè, per alcuni di voi potrebbe esserci un incontro molto importante qua, per altri di voi un rapporto già esistente che si rinnova profondamente. Per altri ancora c'è una nuova disponibilità ad amare,
Una disponibilità ad amare che parte dal fatto che tu hai deciso di amare te stessa prima di tutto. E poi c'è questa carta e ci sarà una sorpresa nel novilunio. Nel novilunio. Potrebbe essere il novilunio, giugno-luglio qui. Cioè, vabbè, io non la leggo tanto in modo letterale questa carta sul mese, ma come messaggio energetico. Mi parla di qualcosa che arriva quando smetti di aspettarlo. Che può essere la telefonata, un incontro, un riavvicinamento, una nuova conoscenza o una situazione che nasce in modo spontaneo. E qua vedo che questa persona si può manifestare come una persona molto intelligente, molto comunicativa, molto curiosa, leggera ma profonda allo stesso tempo, una persona indipendente. Questa è una persona capace di rispettare i tuoi spazi, perché è una persona che non ti farà sentire in dovere di rincorrere qua, no, no. Quindi l'amore che desidera nascere attraverso di te a luglio non vuole più essere una lotta, ma vuole essere una scelta reciproca, una piena responsabilità. Cioè qua non c'è un amore che arriva per salvarti, è per accompagnarti, per danzare accanto a te. Quindi io ti chiedo, qual è questa vecchia storia d'amore che sei pronta a lasciare andare per fare spazio a qualcosa di più vero, anche qualcosa di una modalità d'amare, no? Perché luglio non ti chiede di cercare qua l'amore, no, ti chiede di diventare disponibile a riceverlo. E questa è una differenza enorme, perché l'amore che desidera nascere attraverso di te in questo mese non viene a riempire un'assenza, viene a celebrare la tua presenza. Sì. Io credo che qua la sorpresa di luglio non è tanto incontrare qualcuno, anche se lo incontri, no. È accorgerti che non hai più bisogno di rincorrere ciò che è destinato a camminare accanto a te. Semplice. Potentissimo. E vediamo questa persona da che movimento è animata nei tuoi confronti. Lo facciamo con i miei oracoli lui lei che puoi trovare sotto all'info box in descrizione. Da che movimento è animata questa persona nei tuoi confronti? Sto pensando di regalarti un anello. Ti ho detto, questo è un incontro importante. L'anello è un simbolo di unione visibile e invisibile, maschile e femminile, gli amanti, no? Perché è un simbolo di quando l'invisibile si fa visibile con una persona, un gesto, l'anello o semplicemente il movimento dell'anello nei tuoi confronti, è perché tu ti sei riconosciuta, riconosciuto, eh? È la tua integrazione maschile e femminile. Amore non è amore se muta quando scopri un mutamento. E qua sta avvenendo un cambio radicale nell'amore per te. Cambio nell'amore radicale. E qua mi parla di una separazione che ci può essere o c'è già stata con qualcuno e dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora, può parlare di una persona nei tuoi confronti che non riesce più a fare le cose che faceva prima dopo che ti ha conosciuto, tornare alla banalità, tornare al vecchio sé. Ma questa carta, ragazzi e miei ragazzi, è molto più profonda. E quando arriva l'amore, e l'amore cos'è? È l'eros, è un'energia creativa divina che non ti permette più di tornare dove eri prima, altrimenti non arrivava questa forza trasmutativa. Quindi quando io che ti ho detto prima, non aver paura di brillare, non aver paura della tua luce, non aver paura, quindi nella misura in cui arriva una persona e mette in moto la tua energia erotica o tu vai via da circostanze che spengono la tua energia erotica e quindi scegli te stessa, arriva per l'amore alla tua altezza. Qua tu devi smettere di aver paura di brillare e di adattarti a dei modelli già conosciuti per non ferire qualcun altro e farà impazzire il mondo. E con questo concludo questa lettura. Ragazze e miei ragazzi, mi raccomando, fate le pratiche, fate i rituali perché
Queste sono letture di co-creazione con il tuo destino. Va bene? Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.